Holiday vs Punk Routine. Veramente un bel titolo per una canzone, uno di quei titoli che meritano un tatuaggio dedicato. A dire il vero mi pare di ricordare che qualcuno che conosca ce l'abbia tatuato. Non io, perché ogni tanto faccio un po' il riepilogo e questo non ce l'ho. Magari in futuro, chi lo sa. Comunque, a parte il titolo, è anche veramente una gran bella canzone. Ovvio che si esce in un disco che ha al suo interno uno dei pezzi rock più importanti degli ultimi 30 anni, New Noise, pezzi come questi tendono a essere un po' ingombranti e a rubare la scena a tutti gli altri. Ma se devo scegliere un pezzo tra The Shape of Punk to Come, vado dritto su Summer Holiday. Tra l'altro non c'entra col video di oggi, ma lo sapevi che questo disco fu talmente un flop alla sua uscita nel 1998 che per colpa di quest'album la band si dovette sciogliere? Poi il vento cambiò e a distanza di 10-15 anni quest'album venne talmente rivalutato che obbligò la stessa band a riformarsi. Strano il punk rock. Magari la storia di quest'album ve la faccio una volta che mi prendo un'edizione particolare. Non l'ho mai comprato su vinile perché ho sempre avuto sto CD cartonato che mi è sempre piaciuto un casino, però non escludo il riacquisto in futuro. Fa sapere sotto nei commenti se ti può interessare un video su quest'album. Ma ritorniamo a Summer Holiday vs Punk Routine. Se leggi attentamente il testo, è una canzone che parla di contraddizioni. Adesso non voglio essere didascalico, ma del dualismo che c'è all'interno del punk rock, che vede una parte più leggera, che è appunto chiamata Summer Holiday, che si contrappone a una molto più etica, che è quella della punk routine. E queste due parti sono e saranno sempre in contraddizione tra di loro. E proprio l'altra sera, mentre vedevo i Refused al Bayfest, questa contraddizione era quanto mai lampante di questa band estremamente politicizzata e di fianco il logo della Monster. Energy drink che faceva da sponsor all'evento. E quindi vedete, a qualsiasi livello non se ne esce, è sempre Summer Holiday vs Punk Routine. Non sono l'unico ad aver notato questa cosa, ho visto diversi post su internet. Ve l'ho detto, è piuttosto lampante. Voi lo sapete dove finisce la Summer Holiday e inizia la Punk Routine? E qual è il giusto compromesso? Io sinceramente questa risposta non ce l'ho, ma non ce l'hai neanche te. Però ti invito a questa riflessione. E adesso, dopo questo pippone iniziale dal quale tu spero ci abbia capito qualcosa, ti racconto in ordine cronologico al contrario i concerti che mi sono visto quest'estate fino al punto in cui era arrivato l'ultimo video del quale ho parlato di concerti. Allora, Refused, gli ultimi che li ho visti. Nel secondo, forse quarto giorno di Bayfest, decidi tu qual è, perché c'erano state 2 date a giugno, alla quale ho presenziato ad entrambe. Comunque quel giorno, tra l'altro il 9 agosto per me a livello lavorativo, giorno più difficile e più complesso dell'estate, in teoria non sarei neanche dovuto andare al concerto. Poi mi sono liberato un po' prima del previsto e ho deciso, dai, vado a vedermi Refused. Quando cazzo mi ricapita di rivedere i Refused? Probabilmente mai più. È l'ultimo concerto in Italia che la band di Umea ha fatto e devo dire che sono molto contento di aver partecipato. Nella mia vita ho visto molti concerti dei Refused, alcuni anche meglio di quest'ultimo, ma questo ha avuto un sapore del tutto particolare. Per lo più hanno fatto The Shape of Punk to Come, 9 pezzi su 12, è una bella fetta, e così facendo hanno reso un po' tutti contenti. Ma mi ha fatto molto piacere il fatto che abbiano voluto tributare la band stessa. È stato bello quando Dennis a un certo punto ha detto: prima delle camicie fancy e del post rock noi eravamo una band che voleva fare hardcore come i Coffee Tolo Gorilla Biscuits, e quindi hanno fatto anche una parte del loro set nella quale si sono concentrati sugli esordi della loro carriera, e questo mi ha fatto molto piacere. Cioè, guardate come erano le copertine dei Refused, erano un tipico gruppo hardcore tamarro ai loro inizi. Non sono le loro cose migliori, assolutamente quelle di questi tempi.
però mi fa molto piacere che loro stessi si siano voluti dare un tributo alle loro origini e questo fa sempre piacere. Il concerto mi è piaciuto tantissimo, ma d'altronde del resto che cazzo gli volete dire, Refused? Andiamo al giorno prima, sempre al Bayfest, giornata devo dire alquanto scarica, forse la giornata di Bayfest più scarica che abbia mai visto. Io sono arrivato invece a metà giornata, sono fatto a vedermi qualche set, prima di tutti Grade 2. Del quale su questo canale ve ne ho già parlato. Devo dire che la band la vedo in costante crescita, arriveranno al prossimo album che sarà secondo me quello della svolta per loro, per capire cosa dovranno fare da grandi e se riusciranno a diventare una band headliner o meno, come è successo agli Interrupters. E questo, se lo diventeranno meno, non inficerà assolutamente sulla loro ottima carriera, però mi farebbe molto piacere vedere il nome Grade 2 man mano salire nelle gerarchie. Dopo di loro c'erano i Co-Defendants. Che secondo me non valgono i Get Dead, band di cui più o meno è gemellata. Ci sono alcune cose loro che mi piacciono, altre meno, sempre piacevoli da vedere. Che ci sono stati i Madball, Vegas. Fatemi dire nulla sui Madball perché penso sia il gruppo che mi capita di vedere più in assoluto in questo cazzo di canale. Li ho visti l'ultima volta a maggio con i Propagandi, Comeback Kid, anche Comeback Kid li vedo sempre. Comunque è sempre piacere vedere Madball e Comeback Kid, però concedetemi il fatto che non ho niente da aggiungere su di loro. E alla fine i Cockney Rejects, che non è prettamente la mia roba, ma mi sono guardato, dopo tanti anni che non li vedevo, i loro set molto volentieri. Allora, dovete sapere che un grande segreto del Punk Rock Raduno è che è stato approvato da Juric, da Ivan Juric, il nostro grande allenatore. Aspetta una roba. Io so che è un fan del death metal, Juric, è vero? Dichiarò che aveva iniziato col death metal, quelli erano veri artisti e che man mano che scoprivano nuovi gruppi andava sempre più verso cose estreme. Il gruppo preferito del Punk Rock Raduno di Juric? E di quest'anno poteva essere un paccaggio forse. Paccaggio, bella chiamata. Poi, scorrendo dall'archivio video del mio telefono, sono stato al San Mauro Rock, il comune dove abito, San Mauro Pascoli, a Villa Torlonia, location secondo me strepitosa. Tutti gli anni vado un po' a supportare l'evento rock locale e quest'anno tra l'altro c'erano anche i Libidine, amici del canale. Ti lascio qua l'intervista a Jack, dai, bella serata, me la sono goduta. Andando invece un bel po' indietro, a luglio ho visto i Letterbombs a Casa Pomposa a Rimini. Organizzati dai ragazzi di On Crew. C'erano altre band quella serata, non conoscevo i Letterbombs, però ho visto che c'era un concerto punk hardcore a Rimini, la serata ce l'avevo libera, ho detto vado. Cioè quando vai al concerto ti ascolti la band sul telefono da Bandcamp, perché non ho Spotify, lo sapete, il tempo mi ha dato ragione, il pomeriggio stesso, quindi dai, è stata una bella sorpresa, mi sono divertito. Non mi farò un tatuaggio dei Letterbomb molto probabilmente, però è stato bello vederli. Poi qualche giorno prima ancora, sempre a luglio, festival molto figo al quale vi consiglio di presenziare alle prossime edizioni, anche perché lo organizza Harry, un mio amico, assieme a un comitato.
Comunque il Hillside si svolge in quel di Montegridolfo, quindi provincia di Rimini, che sembra qua vicino, ma per arrivare da qua ci vuole un'ora circa. Anche lì non ce l'ho fatta per lavoro a farmi la giornata intera, ma ce l'ho fatta a vedermi 3 band che anche loro ho intervistato qua sul canale, nell'ordine Action Man, Marshmallows e Bull Brigade. Siamo cuori stanchi. Questa vita che non sai. Quindi sempre bello beccare vecchi amici. Ah, tra l'altro all'interno dell'Hillside c'era una mossa veramente molto figa, che c'era lo scambio merce, c'era una maglietta che non portavi più, la potevi scambiare con una maglietta che trovavi lì, e ho fatto qualche scambio. Non mi ricordo di preciso cosa avevo portato, però sicuramente delle taglie S, XS che avevo lì da qualche parte, e l'ho scambiate con questa maglietta con scritto MXPX, logo old school, non so se sia ufficiale o meno, però grigia, logo MXPX, il logo mi gasava, poteva essere un po' più grande, però dai, me la sono accollata. E poi questa super maglia vintage di Suffer The Bad Religion, che io ho questa maglia però praticamente nuova, e invece questa è la versione super vissuta. Eccola qua, questo è il fronte con la copertina di Suffer, e dietro, come nell'altra maglia che ho, la tracklist. Mi piace perché praticamente è la versione di quella che ho io, però super vissuta. Tra l'altro da qua non si legge neanche Bad Religion, però penso che ogni tanto la metterò. Ci sta. Quindi big up per l'Hillside Festival, e tenete d'occhio i Regas perché stanno cucinando roba per la prossima edizione, e se si confermano i nomi che mi hanno detto dico wow. E poi, continuando ad andare indietro, l'ultimo concerto è stato quello dei Karate all'Anabi. What the hell did they say? Get off the telephone right now. Throw another minute away. Please, not today. Not today. Che proprio mentre stavano suonando è arrivato uno sciame di zanzare incattivite. Dei momenti anche un po' difficili, ma poi sono saliti ed è stato veramente clamoroso. Li avevo già visti un paio di anni fa in quel di Bologna al Link, ma questo concerto all'Anabi è stato ancora più bello. Un po' il luogo, sapete, a me piace tantissimo l'Anabi, locale sulla spiaggia, mood totalmente rilassato, e mi sono guardato prima il concerto al lato del palco, poi ero talmente nel chill che sono andato sulla collina, tra l'altro ho beccato dei miei amici e si è stati lì a guardare il concerto, sentire la musica. È stato veramente fenomenale come concerto, forse quello che mi sono goduto più in tutta l'estate, veramente un gran bel mood. E niente ragazzi, questi sono fondamentalmente i concerti che mi sono visto tra luglio ed agosto. Naturalmente avrei voluto vedermi tante più cose, sono passate in Italia veramente molte band che mi interessavano, ma per il lavoro che faccio mi costa molta fatica spostarmi e quindi mi tocca abbozzare. Poi da settembre ricomincerò a viaggiare per concerti e lì sarà tutta un'altra storia. Contraddizioni, compromessi, lo dicevo proprio all'inizio di questo video. Summer Holiday vs Punk Routine. E tu, l'hai capito il significato? Ma fammi sapere che concerti sono piaciuti quest'estate. Per il resto, io sono KC and I love you all. Peace. Grazie ragazzi!